Le meraviglie dell'età dell'oro 21 ottobre 2011. Messaggio del 10 ottobre 2011. Traduzione di Magda Cermelli. Messaggio da Gaia, primavera araba, inarrestabile impulso di cambiamento, concentrazione per, non contro, coscienza collettiva, condividere la conoscenza come apripista, vita nell'età dell'oro, scoperte del sé, allineamento planetario, corpi nella quarta densità ed oltre, guida per i comunicatori telepatici principianti. 1. Con affettuosi saluti da tutte le anime in questa stazione, questo è Matteo. Mentre mia madre stava partecipando ad una meditazione globale per l'equinozio d'autunno, nel visualizzare la terra radiosa nella luce cristica bianco-dorata, ha sentito. Per favore, registra le mie parole. È con gioia che condividiamo con voi quanto segue. Da Gaia. Sono Gaia, l'anima del pianeta, che chiamate Terra. Proprio come voi, posso sentirmi triste o spensierata. Per lunghe ho pianto, quando il mio spirito era fiaccato. Molte persone erano piene d'odio le une verso le altre ed il mio corpo era intriso di sangue. Non piango più perché c'è così tanto per cui essere gioiosi, così tanto per cui sentirsi grati. La mia luce non è ancora in pieno vigore, il mio corpo non è ancora equilibrato. Questo perché alcuni dei miei figli provano ancora odio gli uni verso gli altri. Alcuni di loro non hanno amore, non hanno compassione, non comprendono che le differenze possono essere assolutamente splendide quando l'armonia ed il rispetto fluiscono lungo le linee del cuore. Tuttavia, io sono felice perché sto facendo un viaggio che nessun'altra anima in questo universo ha mai fatto. Sto andando a casa, e voi, che state mantenendo la luce, che mi sta aiutando ad andare avanti costantemente e velocemente, state venendo con me. Potete immaginare una onorificenza più grande di questo viaggio che stiamo condividendo? Potete immaginare un'emozione più grande della nostra ascensione? Io non posso. Ho chiesto di parlare oggi per esprimere la mia gratitudine a tutti voi. Siete stati scelti tra molte anime, il triplo di quelle che potevano incarnarsi e partecipare. Questo livello di servizio di luce non è mai stato intrapreso prima. Stiamo interpretando una parte nel più grande spettacolo che mai sia stato rappresentato in questo universo. Sento l'umiltà che si fonde con la grande soddisfazione per un lavoro ben fatto nel continuum. Il nostro lavoro è completato. Mentre il nostro viaggio continua, molte meraviglie sono in serbo per voi e questo nostro mondo. Vi è stato parlato di molte di esse, così potete pensarci ed attenderle con impazienza, ma in realtà vivere nei tempi gloriosi, che presto arriveranno è oltre la vostra immaginazione. Tutti gli esseri umani in questo universo stanno osservando questo dispiegarsi, lo sapevate? Non riesco ad immaginare un pubblico così vasto. Tutte le anime di luce ci applaudono, così continueremo ad offrire loro uno spettacolo splendido, un'esperienza degna anche dell'applauso di Dio. Vi offro il mio cuore ed il mio amore per voi trabocca. Il messaggio di Gaia per voi è di eccezionale valore anche per noi. Teniamo questa amata anima nel massimo rispetto, come fanno tutti gli altri esseri illuminati in questo universo. Conosciamo il suo coraggio incrollabile e l'amore incondizionato per le molte generazioni di abitanti nel corso dei lunghi secoli oscuri, che le hanno causato sofferenze fisiche ed emotive quasi insopportabili. Possiamo vedere che il suo corpo non è ancora in equilibrio, come lei stessa ha detto, ma vediamo anche il suo spirito alzarsi e questo è davvero uno spettacolo gioioso da osservare. Vediamo un altro grande e meraviglioso spettacolo: il vostro spirito. Avete lungamente atteso la prova che molti profondi cambiamenti sono in atto, e se percepite gli eventi nel contesto dell'ascensione della Terra, sapete che la vostra pazienza è stata premiata. È naturale, tuttavia, che molte persone interpretino gli eventi dalla prospettiva della terza densità e nel contesto delle loro esperienze e della storia mondiale che hanno osservato o è stata loro insegnata.
A titolo di esempio, molti vedono il coinvolgimento delle nazioni straniere nella primavera araba come un egoistico controllo delle riserve petrolifere e l'estensione degli interessi militari e delle società multinazionali. Mentre quella può ben essere l'idea in alcune menti avide, bramose di potere, non è lo scopo superiore e non farà parte del risultato. È stata data assistenza a coloro che lottano per liberarsi dal giogo del dominio aggressivo semplicemente perché senza aiuto, la missione dei valorosi combattenti non poteva avere successo come è stato ordinato a livello universale. La loro ispirazione a sollevarsi contro lo status quo e la decisione di aiutarli sono reazioni positive alle vibrazioni nei piani energetici attraverso i quali la Terra è passata. Quel flusso energetico è soltanto uno dei molti, con slancio inarrestabile verso la trasformazione mondiale. Gli altri includono l'economia globale, che è in bilico sul filo del rasoio ed è andata oltre la capacità degli illuminati di manipolarla a loro favore. A causa delle richieste della popolazione, i governi, che devono essere in subbuglio, lo sono. E i nuovi organi di governo, che hanno bisogno di stabilizzarsi, stanno lavorando per questo. Negli Stati Uniti, il movimento Occupate Wall Street sta crescendo. L'enfasi continua a crescere sui negoziati pacifici dei conflitti nazionali ed internazionali. Circolano petizioni in tutto il mondo per l'energia pulita ed altre misure di conservazione dell'ambiente per porre fine alle ingiustizie, che un tempo la popolazione si sentiva impotente a cambiare. I leader di comunità, gruppi e famiglie stanno aiutando i membri più bisognosi, e lo scambio di merci e servizi sta aiutando molti a superare gli ostacoli e ad affrontare le difficoltà. La base di tutta questa attività è che le persone, che si considerano ordinarie, stanno facendo cose straordinarie. Forse pochi tra loro capiscono ciò che traspare a livello mondiale ed universale, ma la grande maggioranza sta semplicemente seguendo una spinta interiore ad agire contro tutto lo spettro della corruzione e delle ingiustizie, e gli individui ispirati aprono i sentieri da percorrere per le masse. L'energia generata dai partecipanti in tutte le attività di riforma, insieme all'energia di tutti coloro che nel cuore e nella mente sono favorevoli a questi sforzi, è visibile sotto forma di luce, che continua a risplendere sempre più luminosa. Questo è davvero motivo di giubilo, ma per favore non pensate che mantenere salda la vostra luce non sia necessario adesso che il cambiamento epocale è innegabilmente in atto. La vostra luce è assolutamente necessaria e preziosa e indispensabile come sempre. L'energia del desiderio di tutti coloro che stanno attivamente contestando le condizioni basate sulla negatività è colma di luce e come tale viene registrata nel campo energetico del potenziale della Terra. Molti partecipanti sono motivati da rabbia, frustrazione e risentimento, e mentre questo è del tutto comprensibile, l'energia dei loro pensieri e sentimenti per quelle condizioni viene registrata come negatività nel campo del potenziale. Il risultato è che l'energia generata dalla concentrazione delle persone sta attirando energia simile, che prolunga quello contro cui stanno protestando. E non tutti condividono il vostro e nostro entusiasmo sui molti movimenti verso il cambiamento, che si stanno diffondendo come un lampo purificatore in tutto il vostro mondo. Gli illuminati recalcitranti continueranno ad opporre resistenza a lasciare andare i brandelli del potere a cui si stanno ostinatamente aggrappando, mentre altrettanto ostinatamente stanno cercando di aggrapparsi alle loro fortune incredibilmente vaste, accumulate illegalmente. Nel loro persistente rifiuto della luce, che viene costantemente offerta, essi vivono in un'oscurità di loro creazione, che non permette loro di vedere quello che presto saranno costretti a riconoscere: i loro sforzi sono stati inutili. Il loro tempo è finito. Altri stanno ostinatamente puntando i piedi per quanto riguarda abbracciare la luce. Hanno prosperato sotto i vecchi modi di fare affari e sono bloccati nella superficialità e nella banalità di ciò che considerano il successo sociale, professionale e finanziario. Avendo perso il contatto con la loro natura spirituale molto tempo fa, essi si opporranno ai cambiamenti, che interferiscono con il loro stile di vita confortevole.
Perciò, ancora per un po', la negatività da determinate fonti sarà nella coscienza collettiva, il potente campo energetico di pensieri, sentimenti ed azioni degli abitanti della Terra, che crea tutto ciò che succede nel vostro mondo. Per millenni la coscienza collettiva ha permesso all'oscurità di dominare facilmente la vita sulla Terra. 7 o 8 decenni fa, la coscienza collettiva ha iniziato ad agitarsi mentre l'imponente infusione di luce da civiltà lontane ispirava nuovi tipi di pensieri e sentimenti nelle persone. A poco essi sono passati dall'accettazione e l'acquiescenza al mettere in dubbio la saggezza e le motivazioni delle autorità. Questo ha portato ad una crescente determinazione di migliorare la propria sorte nella vita ed aiutare gli altri che volevano fare lo stesso. Tutte queste fasi naturali erano necessarie per portare le persone a questo punto di consapevolezza ed azione cosciente. Le vibrazioni elevate che stanno consentendo alle condizioni statiche di lunga durata di subire un cambiamento drammatico stanno aprendo le menti come mai in precedenza. Tuttavia, le masse non hanno ancora raggiunto la chiarezza spirituale, che include conoscere il potere di pensieri e sentimenti. Esse non sanno di non poter manifestare ciò che vogliono se sono preoccupati per ciò che non vogliono. Molti di voi hanno inviato domande a mia madre: come posso aiutare la Terra quando non so qual è la mia missione? Pochi di voi sono venuti per essere leader, milioni di voi sono venuti per essere insegnanti, pionieri, vivendo la vostra luce. L'energia che irradiate tocca le anime intorno a voi e spinge la loro coscienza a mettersi in discussione. Condividete la vostra conoscenza con coloro che sono in cerca di risposte. Questo non sarebbe un modo di predicare o fare proselitismo, che può avere un effetto alienante, ma di offrire informazioni nella misura in cui gli individui mostrano interesse e l'importanza di pensare e sentire in modo positivo invece che in modo negativo non può essere sopravvalutata. La visualizzazione può essere una tecnica più comunemente conosciuta della legge d'attrazione, e può essere utile fare degli esempi. Per esempio, se non volete più guerre, concentrarvi sulla pace. Se non volete più corruzione nei governi, concentratevi su leader con saggezza ed integrità morale. Se non volete povertà, concentratevi sull'abbondanza che affluisce. L'immagine delle parole, il quadro, la visualizzazione ed il pensiero hanno lo stesso effetto della concentrazione, naturalmente, ed anche i suggerimenti su cosa visualizzare che sia in linea con ciò che gli individui vogliono possono essere utili. Per esempio, una buona vita per tutti. Visualizzate una folla di persone di tutte le età e razze, dall'aspetto sano, sorridente che passeggiano in splendidi parchi e bambini che ridono in parchi giochi colorati. Visualizzate orti rigogliosi e tavole imbandite con abbondanza di cibo, quartieri con alberi e cespugli fioriti, scuole ed università piene di studenti zelanti. Per la conservazione dell'ambiente naturale ed il risanamento delle terre e dei mari danneggiati, visualizzate la terra con cielo sereno ed acque cristalline, terre verdeggianti al posto dei deserti, foreste lussureggianti. Voi volete un trattamento umano per tutti gli animali, così visualizzate animali di ogni specie girovagare nei prati e mischiarsi gli uni agli altri e con le persone. Nella misura in cui gli individui mostrano interesse, dite loro che tutta quella magnificenza e molto di più fa parte dell'età dell'oro della terra, e sono le idee collettive, i desideri e le azioni della sua popolazione a creare quell'era. Ci saranno fonti energetiche pulite, sicure, leggi giuste ed eque, un'economia globale stabile ed un'equa distribuzione delle abbondanti risorse del mondo, nuove forme di trasporto, comunicazione e costruzione. Le infrastrutture di tutte le nazioni saranno ricostruite in modo sano. I viaggi da un paese all'altro non avranno restrizioni. Tutti coloro che vogliono essere impiegati, lo saranno, e ci sarà più tempo libero per tutti. La tassazione sarà equa ed anche i salari e gli stipendi. La storia corretta del vostro mondo e le leggi universali verranno insegnate. L'istruzione a tutti i livelli sarà accessibile per ogni persona e così sarà la partecipazione a musei, gallerie, teatri, concerti ed eventi sportivi. Le tecnologie progrediranno con passi da gigante. Punto.
Tutti questi miglioramenti e molti altri che alzeranno in modo incommensurabile la vita nel vostro mondo sono in corso di manifestazione nella coscienza collettiva e, parlando terra a terra, sono in fase di progettazione od esecuzione. Il messaggio del 31 dicembre 2007 saggio sul 2012 contiene dettagli sulla vita nell'età dell'oro della Terra. Esperienze ancora più profonde vi aspettano a livello personale. Sentirete la vostra eterna connessione con Dio, indipendentemente da quale nome attribuiate all'essere supremo di questo universo, e prenderete il vostro posto legittimo nella nostra famiglia universale come i fratelli e le sorelle che siete. Sperimenterete la vita nel continuum, dove tutte le vite hanno luogo contemporaneamente e viaggerete avanti e indietro tra la Terra ed i mondi con livelli energetici compatibili. Comunicherete telepaticamente con le anime nelle civiltà spirituali e fisiche come desiderate, e manifesterete le vostre idee nelle forme. Saprete di essere potenti esseri multidimensionali, e che tutta quella conoscenza e quelle capacità sono componenti della vostra anima. Non richiedono studi esoterici o indicazioni esterne, quelle scoperte individuali automaticamente arrivano vivendo con fermezza la vostra luce ed evolvendo spiritualmente. Adesso diciamo ciò che non farà parte della vita nell'età dell'oro: paura, inquinamento di qualunque tipo, dogmi religiosi, violenza, pena capitale e prigioni, superiorità maschile, sistemi sociali di casta, crudeltà verso qualsiasi forma di vita, povertà, controllo mentale e menti chiuse, avidità, gelosia, invidia, inganno, pregiudizio, corruzione, sostanze chimiche e farmaci nocivi, arringhe politiche e lungaggini burocratiche. Distruzione sfrenata, problemi di salute, rabbia, spietatezza, divisioni, egocentrismo ed egoismo, disonestà, mentalità militare, armamenti, dipendenze, pornografia, senza tetto, tratta degli schiavi, controllo dei mezzi di informazione, monopoli aziendali. Menzioniamo tali comportamenti, tratti caratteriali e circostanze, che proliferano in un mondo della terza densità soltanto per rallegrare il vostro cuore sulla loro imminente scomparsa. Le loro basse vibrazioni non possono esistere nel mondo di quarta densità, che è prossimo al vostro orizzonte. Ed ora diciamo, se i vostri pensieri si sono fissati su qualcuna di queste attitudini o condizioni, che hanno causato infelicità a così tante persone, iniziate a pensare e ad agire esclusivamente su ciò che volete: amore, armonia, gentilezza, compassione, salute, abbondanza, rispetto reciproco, generosità, disponibilità, gioia, collaborazione, onestà, perdono, gratitudine, coraggio. Quando il potere dell'amore o luce, che è la medesima energia, è la costituzione della vostra coscienza collettiva, oh, quale magnificenza nella vostra vita e nel vostro mondo. Adesso parleremo di alcuni degli altri argomenti, che sono nei vostri pensieri. In primo luogo, vi invitiamo a smettere di preoccuparvi degli effetti a lungo termine della radioattività dei reattori nucleari danneggiati in Giappone, dei cibi geneticamente modificati, dei vaccini e tossine in varie forme di inquinamento. Le cellule di tutte le persone, che assorbono la luce, vengono cambiate nella forma cristallina, che lascerà cadere tutto ciò che possiede basse vibrazioni, che inibiscono la capacità di funzionare in modo sano nel corpo, mente e spirito. Nei messaggi precedenti abbiamo parlato di numerose predizioni o pronostici che non avverranno. Adesso parliamo di altre situazioni, che sono emerse o riemerse e stanno causando nuove preoccupazioni. Nessuna di queste avrà luogo: colpi di stato militari oppressivi come i governi corrotti che hanno spodestato, vagoni ferroviari, che trasportano migliaia di campi di concentramento, guerra biologica, esibizioni olografiche di un'invasione aliena per giustificare l'imposizione della legge marziale, eventi geofisici prodotti dall'uomo che distruggeranno migliaia di miglia di costa, carenza di cibo così grave, che i ricchi accumuleranno cibo ed il resto del mondo morirà di fame, ed il controllo dell'acqua potabile. Per favore ricordate che un piano è una cosa, portare a compimento il risultato voluto è tutt'altra cosa.
Scaramucce, violenza occasionale, battibecchi politici e privazioni continueranno mentre la dualità nel genere umano recita il suo ultimo atto, ma nulla può impedire l'uscita della Terra fuori dalla terza densità alla fine del prossimo anno. Nel frattempo, un gran numero di persone se ne andrà, tutti coloro che hanno completato le clausole scelte nei contratti spirituali, tutti coloro che rifiutano la luce e molti altri che scelgono di andarsene piuttosto che adattarsi agli imponenti cambiamenti in arrivo, credere alle verità che emergeranno. Tutte quelle anime avranno tutte le opportunità che saranno necessarie per crescere spiritualmente ed intellettualmente. Forse avete sentito che due vaste aree sotterranee, che ospitavano i laboratori controllati dagli Illuminati, veicoli, armi, magazzini e quartieri abitativi sono stati distrutti, ma è stato per mezzo di tecnologie sicure, non con ordigni nucleari, ed alcuni all'interno del campo degli Illuminati sono stati rimossi dal potere ma senza ucciderli. Come misure sia difensive sia offensive, le forze di luce usano soltanto il potere della luce e tecnologie, che non hanno effetti collaterali. Esse sono a conoscenza dei piani degli Illuminati e se quelli includono armare i ponti principali con esplosivi che possono essere fatti detonare a distanza, sono autorizzate ad impedirlo. Mentre questa può sembrare una violazione della legge del libero arbitrio del creatore, non lo è onorare il libero arbitrio della Terra. Dopo l'11/9, ella ha scelto che qualsiasi ulteriore attentato terroristico di quella portata sarebbe stato impedito, e per autorizzazione di Dio, la nostra famiglia universale ha ostacolato con successo molti attentati. Gli animali assolutamente vanno in paradiso. Ma non è perché essi hanno un'anima, ma perché sono anime. Tutto ciò che ha un livello di coscienza è un'anima perché è creata dell'essenza di amore e luce del Creatore, la forza vitale di ogni cosa nel cosmo. Anche gli animali evolvono, come le altre anime. Tutte le persone che accompagnano il pianeta nella quarta densità e fanno il viaggio in avanti lo faranno nei loro corpi di oggi, non ne verranno assegnati loro dei nuovi, ma i corpi invecchiati saranno rinnovati, ringiovaniti in modo incrementale. I corpi affetti da malattie di qualsiasi natura saranno progressivamente guariti. Questo comprende la cecità, la sordità, la ridotta capacità mentale, i dolori cronici e le malattie degenerative ed anche la ricrescita di arti e denti mancanti avverrà in fasi. I dosaggi degli attuali farmaci saranno determinati dagli stessi mezzi di adesso per il breve tempo che i medicinali possono essere necessari. Nel corso del vostro viaggio, tutte le persone saranno riportate alla massima salute fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Credere o meno nell'ascensione della Terra non ha nulla a che fare con l'influenza sui corpi della combinazione di piani energetici sempre più leggeri lungo il sentiero di ascensione e delle basse frequenze emesse dall'uso improprio della tecnologia sul pianeta. Tutti i corpi ne sono influenzati, ma gli effetti differiscono a seconda dell'attuale stato di salute, consapevolezza del processo di ascensione e reazioni alle situazioni tumultuose in tutto il mondo. Assorbire la luce aiuta i corpi a restare relativamente equilibrati e a non volare fuori assetto. È la stessa cosa con il funzionamento emozionale e mentale durante questo tempo unico nell'universo, soprattutto in questa ultima fase dell'avvicinamento della Terra alla quarta densità. Ogni tipo di inquinamento può essere rapidamente eliminato grazie all'uso di tecnologie sviluppate nel vostro mondo, ma lungamente nascoste o mal utilizzate, in combinazione con le tecnologie avanzate della vostra famiglia universale, che le insegnerà ai vostri scienziati ed ingegneri. Non tutte le civiltà extraterrestri sono benevole, tuttavia, tutte le civiltà con equipaggi, che percorrono i vostri cieli lo sono. Gli esseri non illuminati da altre civiltà, che vivono sul pianeta se ne andranno presto perché i loro corpi non possono sopravvivere nei livelli vibratori verso i quali il pianeta si sta dirigendo. Sì, molti ex abitanti di Atlantide sono tornati appositamente per contribuire a prevenire il ripetersi della distruzione catastrofica, che ha colpito quella civiltà. Queste anime hanno anche saggezza e doti di leadership accumulate da molte altre vite nei mondi dello spirito ed altre civiltà fisiche.
L'allineamento planetario all'interno del vostro sistema solare ha effetti considerevoli sul comportamento ed atteggiamenti, soprattutto quando la giusta posizione dei pianeti e del Sole è matura per i picchi energetici. I picchi si verificano con maggiore frequenza a causa del movimento accelerato della Terra attraverso il sistema, e quando ella sarà ben dentro la quarta densità ci sarà una sensazione riconoscibile di stabilità in quanto non ci sarà più alcuna negatività contro cui lottare. Nessun corpo celeste entrerà in collisione con la Terra o si avvicinerà abbastanza da avere effetti evidenti. Per chi ha chiesto se avere una carta astrologica come guida durante questi tempi frenetici sarebbe utile, diciamo che le carte preparate da astrologici spiritualmente evoluti, informati può essere uno strumento utile, ma dipendere soltanto da fonti esterne per essere guidati a prendere le decisioni più importanti ignorando i messaggi della vostra anima sarebbe una follia. Un aspetto importante dell'evoluzione spirituale dalla terza alla quarta densità è la connessione di anima-coscienza, che è progettata per tenervi in linea con le scelte nel vostro contratto. Non possiamo darvi istruzioni su come aprire i canali per la comunicazione telepatica in quanto essi si aprono quando è il momento giusto per ogni persona, e quel tempo è diverso proprio come voi siete diversi. Tuttavia, abbiamo dato indicazioni per i comunicatori principianti e poiché i canali telepatici si stanno aprendo con sempre maggiore frequenza grazie alle vibrazioni più elevate prevalenti, siamo felici di ripetere l'informazione. Prima di registrare una trasmissione o conversare in qualsiasi momento, chiedete la protezione della luce cristica ed insistete che soltanto esseri di luce possano connettersi con voi. Non tentate di comunicare quando siete malati, emotivamente o mentalmente stressati, o quando provate paura o rabbia. Queste condizioni abbassano il vostro livello energetico e rende facile alle basse entità connettersi con voi. Dubitare di sé è naturale all'inizio e anche questo è un invito per gli esseri di basso livello. Se vi sentite inquieti per le informazioni della fonte o se avete una sensazione di disagio, interrompete la connessione e riprovate quando vi sentite rilassati. Con la pratica diventerete sicuri di voi, ma fatelo con umiltà. Le basse vibrazioni di egoismo sicuramente vi connettono con le fonti oscure. Tutta l'oscurità se ne sarà andata quando la Terra entrerà nella quarta densità alla fine del vostro anno solare 2012, ma non tutte le meraviglie dell'età dell'oro saranno su quella soglia. Sviluppi meravigliosi continueranno a manifestarsi in tutto il vostro mondo, incluse le riunioni gioiose con le amate anime che conoscevate in questa vita e ricordate dagli altri. È come ha detto Gaia, molte meraviglie sono in serbo per voi e per questo nostro mondo. Amore e pace. Matteo e Suzi Ward.